Lamborghini Murcielago LP 674 SV, nome lunghissimo, e se non fosse abbreviato sarebbe ancora più lunghissimo, perché la SV sta, come quasi tutti sanno, per super veloce. La mia prima domanda è davvero super veloce? Se partiamo con il parlare del 6007 V12 longitudinale posteriore, da cui le precedenti Murcielago prendevano la sigla LP, la risposta è immediatamente sì. La macchina è super veloce. La mia seconda domanda è: ma è super veloce anche sulle mie strade? Dove il telaio, il bilanciamento degli assi, i pesi, la ripartizione di tutto, quindi pesi e coppia, mettono davvero a durissima prova ogni macchina. Piccola premessa, mi è arrivata da qualche mese e ho aspettato di fare un test, perché dal primissimo giro che ci feci riscontrai, diciamo, delle gomme non del tutto adatte a un test come quelli che mi piace fare, e soprattutto il precedente proprietario, non il ragazzo che l'ha portata a me, aveva fatto installare due distanziali solo al posteriore da 1,6 credo. Oh, il motore, ragazzi, che la rovinavano totalmente, povera Murcielago. E quindi, con il permesso dell'attuale proprietario, ho montato gomme nuove che sono dedicate, sono asimmetriche, quindi ci hanno messo un po' ad arrivare. Ho tolto i distanziali, quindi ora la macchina è come i collaudatori Lambo l'avevano deliberata, e indovina, va molto meglio. Altra cosa, siccome la macchina in quel momento si trovava in Sardegna, è venuta con il traghetto, il proprietario l'ha caricata sulla barca, e quindi per farlo l'ha dovuta alzare meccanicamente davanti alle ghiere, quindi di buoni 5 cm in più. Insomma, la macchina appena arrivata era abbastanza inguidabile. Con un po' di coccole l'abbiamo riabbassata, non al minimo ma di un 3 cm. Beh, adesso è in quadro, diciamo così, e quindi possiamo parlare di un test. Si è rivelata molto più giocherellona, molto più prevedibile. È comunque un toro imbizzarrito, e questo è senza dubbio il suo DNA. La Murcielago, già la normale, avendo, diciamo, l'eredità della Diablo ancora sul groppone, è una macchina da accelerazioni, è una macchina da rettilinei, da curvoni larghi, dove le grandi gomme posteriori possono dire la loro, molto meno adatta a percorsi misti, stretti, come se vogliamo quello dove siamo oggi. A me interessava proprio questo, sentirla qui, sentire come si comporta sotto stress, e tendenzialmente è un'auto abbastanza sottosterzante, e grazie, con le gomme davanti così sacrificate rispetto alle posteriori, è anche un po' normale. All'epoca, diciamo, Lamborghini non era come oggi, ma da una parte, a vantaggio della Murcielago SV, c'è la stessa frase che ho appena detto, perché per certi versi è un po' l'ultima Lamborghini della vecchia scuola. Perché? Nonostante sembri molto moderna e anche futuristica, parliamo di una macchina di metà anni 2000, l'SV è più nei primi del 2010, però la macchina ha ancora un telaio in tubi, quindi un traliccio, diciamo, tradizionale. Wow! Quando va su, il motore davvero dice ancora la sua. E proprio il motore è il secondo grande perché, che risponde a quello che ho appena detto, ovvero perché la Murcielago SV da alcuni è considerata l'ultima Lambo della vecchia scuola, perché il motore è ancora strettamente derivato dalla Diablo e dalla Countach, e, diciamo così, dal progetto originario delle LP longitudinali posteriori. Dall'Aventador è cambiato un po' tutto, macchina molto più guidabile, molto più alla portata di tutti. Non che la Murcielago SV sia proprio la macchina con cui andrei a fare un track day, però ha a modo suo un carattere vecchia scuola che non si può non notare. Non è un peso piuma, nonostante un centinaio di chili di risparmio peso rispetto alla normale Murcielago, 670 cavalli di quelli vecchia scuola. La macchina spinge senza nessun dubbio,
e la sensazione di dover stare molto attenti è sempre onnipresente. Non ti senti spinto da lei a fare di più, diciamo, anzi è tutto un gioco di come gestire l'avantreno che ti sembra proprio piccolissimo, lo senti nelle mani che è come se fosse proprio fisicamente piccolo, un cuneo, no? E invece dietro hai un bestione gigante, pieno di gomma, pieno di trazione, pieno di coppia da regolare in funzione di quello che hai davanti. Ed eccolo qua. È il Lamborghini, era così la Diablo, era così la Countach prima di lei, abbastanza. Quindi questo la rende perfettamente in linea con il DNA della Casa del Toro, quindi non lamentiamoci di questo, anzi, come dice anche il nome, la Murcielago SV è trazione integrale, con il viscoso che aveva anche la Gallardo, quindi quel tipo di trazione lì, di tecnologia vista in modo simile sulla Diablo VT. Non vi aspettate una trazione integrale sportiva, non è quel tipo di esperienza di guida, è un aiutino in più che ti si può ripercuotere anche contro, volendo, perché controllarla al limite non è semplice. Quello che è semplice è innamorarsi del suo fascino da toro imbestialito in un mondo di facilità e forse a volte eccessiva precisione che porta quasi alla noia. Tornare un po' indietro in quest'epoca di piccole imprecisioni, di peli sul petto anche non necessari e potenza ben superiore a quanto l'auto potrebbe in realtà gestire, che vi devo dire è comunque qualcosa di molto affascinante. Non è una macchina che io comprerei mai, anche perché le SV iniziano a valere veramente tanti soldi, forse più una manuale, ma anche lì, diciamo, non sono proprio macchine per me, se parliamo di possederle, Però, sinceramente, averla avuta qualche mese a casa, anche solo guardarla ogni mattina, è un'auto che ti mette felicità, ti dà delle scariche di piacere anche solo a guardarla, anche solo a sentirla in moto. E poi è anche molto Lamborghini, nonostante l'epoca in cui è nata. Lambo era già totalmente sotto la proprietà Audi, ma qui si sente tutta la Sant'Agata bolognese che vi pare, tutta. Credo che anche senza la proprietà Audi questa qui l'avrebbero fatta praticamente identica. Cioè la sensazione è ok, i soldi sono quelli lì, ma gli uomini sono questi qui. La SV con le sue appendici aerodinamiche molto più esagerate, il grande alettone fisso posteriore, quella che più somiglia alla RGT, quella che siamo tutti abituati a vedere full black che correva nel campionato GT, una delle più belle macchine da corsa mai viste, non necessariamente la più veloce, ma una delle più belle. Marco Abshira が柴原を上回れば3回目のポール。このまま柴原が逃げ切れば柴原はアクティオ・ムルシエラゴか。いた、来た、アクティオ・ムルシエラゴ、アクティオ・ムルシエラゴ、マルコ・アブシラ42秒112。 Yeah, this year the car has made a big change. We always been in the Super Lap until the beginning of the season, and this test race is for us is the best result. Il nome sicuramente tanti sanno, Murcielago o Murcielago in spagnolo vuol dire pipistrello, ma Murcielago era un toro che dopo essere stato salvato dal suo torero dopo la corrida, parliamo di fine 800 se non sbaglio, venne dato all'allevamento Miura, tanto caro a Ferruccio Lamborghini, e quindi Murcielago era un toro che appartenne anche all'allevamento Miura, quindi tutto torna, e sul nome fino a tempi abbastanza recenti in Lamborghini non hanno mai sbagliato più di tanto. C'è anche uno dei Batman in cui Bruce Wayne compare con una Murcielago e non tutti hanno colto, era la macchina perfetta per l'uomo pipistrello. 7000 giri, ce n'è ancora tanto, ma la strada è finita, vorrebbe andare su ancora un bel po'. Purtroppo esistono le curve anche con le gomme nuove, tutta in ordine, perfetta, sottosterza tantissimo, e questa è la sua principale nota dolente per quanto mi riguarda, insieme a un'altra che, vabbè,
lo sappiamo e non l'ho scoperto oggi, il cambio Lambo fino a quasi oggi, fino all'Huracan sicuramente, senti qua, ancora l'Aventador ne soffriva un po', sono di frizione singola e io non ho un bel rapporto con i cambi elettroattuati a frizione singola perché ti danno questa botta fastidiosa e che ti sconnette dalla macchina per un attimo. Molto meglio in scalata, dove già dai primi cambi il rev match automatico ha sempre funzionato abbastanza bene, su cambi anche come il Sele Speed addirittura funzionava bene anche lì. Qui nelle lunghe percorrenze vedi che dove può sfruttare la gomma dietro è già molto più bella. Quando vai nello stretto è come mettere un toro in una cristalleria e il risultato è quello. Può anche piacere, magari dà anche soddisfazione vedere un toro che distrugge tutto, ma se tu sei seduto sulla groppa non molto. In sostanza guidare la Murcielago SV si può dividere in una percentuale che è 70% dare del gran gas e vedere dove il motore ti porta e al 30% scendere e guardarla da fuori. Tutto il resto passa abbastanza in secondo piano. Chi vuole una Murcielago SV vuole questo. Quando dai gas il motore è uno spettacolo. Si sente il peso, È la macchina dove il peso lo perdoni e non ti aspetti una superleggera. Il motore è uno spettacolo. Non c'è niente da dire. Va indubbiamente usato con la testa perché è sovradimensionato alla macchina, anche a livello sonoro dà delle belle soddisfazioni. Diciamo che quando i cilindri a scoppiare sono 12 è difficile che sia una brutta esperienza. È impossibile stancarsi di un motore così. È più facile che si stanchino prima i freni. Anche l'abitacolo totalmente Lamborghini, totalmente Diablo ancora. Una visibilità già migliorata, una posizione di guida già migliorata. Hai sempre questo piantone lunghissimo a vista che si infila dentro il cruscotto, sotto gli strumenti. Sei comunque posizionato in modo molto diverso da tutte le altre auto che non sono costruite così. È anche parte del suo fascino. È bello essere anche passeggeri di una macchina così, perché sei veramente sdraiato, hai tanto spazio, più di quello che la gente magari crede. Come passeggero sei veramente in un bel posto. Nel complesso è abbastanza moderna, è quel tipo di modernità minima o massima se vogliamo che si fa voler bene, perché ancora priva di ogni cretinata di cui oggi distruggono e riempiono tutte le supercar e tutte le macchine, è abbastanza comoda, diciamo, abbastanza confortevole. Abbiamo l'aria condizionata, abbiamo tante comodità rispetto a qualche anno prima e quindi è un'epoca che infatti si sta vedendo dei valori molto apprezzata e le auto di quest'epoca saranno sempre più apprezzate, che non hanno i problemi delle auto d'epoca, ne hanno altri e comunque hanno abbastanza comodità per le persone normali, non i malati di mente come me o altri che sicuramente stanno guardando questo video, si fanno voler bene. Ripeto, è una macchina fatta per fare determinate cose che fa alla grande, forse meglio di chiunque altro. Non bisogna chiederle cose per cui non è stata costruita. Devo dire, mi mancherà vederla tutti i giorni al capannone. Ogni volta che arrivavo la mattina c'era lei col suo telo nero che lasciavo sempre un po' scoperto per vedere sempre qualcosa. Sì, un po' mi mancherà.